Questo con la felpa dell'Inter, la maglia dell'Inter, poco prima della partita di Champions che deve giocare l'Inter qua vicino, lo dedico a Luca Mastrangelo. Allora, eccolo! Ciao Luca, un abbraccio da un altro interista. Siamo arrivati in questo paesino il cui nome piace tanto a Mauro perché si chiama... Allora! Ebbene sì, si chiama così. Ora andiamo a visitarlo, è uno dei più famosi pueblos blancos dell'Andalusia. Già la strada la vedo alquanto ripida. Hai visto cos'è che è rappresentato lì? Il ponte del Caminito del Rey. Sì. E quindi siamo arrivati anche ad Alora, questo borghetto paesino con tutto sulla collina, in salita, delle strade ripidissime che anche a farla col camper è stata un'impresa. C'è un bellissimo castello che ora andiamo a vedere, sarà chiuso perché sono già le 4 passate di un martedì e ho paura che sia già tutto chiuso. Mauretto ancora fiato. Vedi, gli abitanti di Alora vengono a casa con la piccozza. Non so se rende abbastanza quanto è ripida questa strada. Sto scendendo in corda doppia. Per raggiungere l'area sosta gratuita che abbiamo trovato in questo paese, indicata sull'applicazione, quindi già definita a priori, qualcuno ho visto che ha scritto: ho sbagliato strada, ho fatto il centro. E c'erano delle strade un pochino ripide. Ho detto, ma chissà quanto ripide saranno. Alla faccia del ripido. Qui i freni è peggio che scendere dalla Sierra Nevada come ci è capitato. Mauro? Ci hanno mollato i freni. Dove a un certo punto i freni hanno cominciato a puzzare. E qui più o meno è la stessa cosa. Vengono la Navidad. Già preparati per Natale. Siamo a un mese da Natale. E anche questo paese è costruito, questo pueblo, su una rupe. Ne abbiamo già viste più di una. Castillo Arabo. Di che paese? Allora, Cos'è che ti devi ricordare? quello ho fatto la foto perché quello lassù è il Torcal di Antequera. Torcal di Antequera. Questa montagna qui è quella strada che mi ha fatto fare la Betty ieri, dove ho quasi bruciato la frizione del camper, perché ovviamente fa scegliere le stradette. In questo momento stiamo facendo i pensionati sulle panchine. Già. Che discutono sui lavori fatti male. Guarda, quello lì che non ha fatto bene quel lavoro, no? E tutti ai miei tempi facevano ad opera d'arte, invece adesso
Mauro è morto. È morto. Io Non adesso ci faccio i stai. conti dei passi. Quanti passi sei? 18.000. 17.007. E buongiorno a tutti, questa mattina iniziamo la giornata con la visita al Castillo Monumento Colomares. Siamo sulla costa, siamo tornati dall'interno sulla costa, Benalmádena, e ora andiamo a visitare questo castello particolare. Costo? 3 euro intero, 2 euro pensionati, come Mauro. E questo è il castello, stranissimo, particolare, stile bizantino, romanico, gotico, un mix. Eccoci, questo castello è molto particolare. Si chiama questo castello? Castillo di Colomares, dedicato a chi? Dedicato a Isabella di Castiglia e Cristoforo Colombo. Isabella di Castiglia è colei che ha dato, è la regina che ha dato le caravelle a Cristoforo. Sì, diciamo molto kitsch, però affascinante, insomma, gradevole da poter fare una breve sosta e comunque avere un ricordo di due persone che hanno fatto la storia, Isabella di Castiglia e Cristoforo Colombo. Qui sono come le shell che ci mangeremo questa sera. Non siamo ancora a pranzo, non abbiamo manco pranzato e già pensa a cosa mangiare stasera. Andiamo a seguire la puntata. Che uova! Esta es playa. Playas de la Scagna. Siamo poco prima di Marbella. Metti prova il passaggio, vai! L'acqua non è per niente fredda, No? Fa pazzesco. Vuoi fare bagno? Guarda, se non ci fosse questo vento lo farei sicuro, perché è l'acqua più calda che abbiamo trovato fino ad oggi. Il posto è carino, siamo alla playa di Cabo Pino, Artola Cabo Pino, un po' prima di Marbella. E questa sembra dalle mappe che sia una spiaggia dedicata al naturismo. Ci sono tutte queste dune che riservano un po' e proteggono dalla vista di altri. Se non ci fosse questo vento avrei fatto sicuramente il bagno. Io, vabbè, non si sa. Vabbè, l'avrei potuto fare anch'io quasi. Nuda, L'ho nuda. fatto in questi giorni o sbaglio? Sì, l'hai fatto, l'hai fatto. Mauro è arrivato nel suo posto naturale, ossia un porto. Siamo su Cabo Pino, un piccolo porticciolo con un fiordetto naturale molto carino. Naturale o meno non lo so. Naturale o meno, boh.
Comunque qua dentro è ormeggiato un Lagoon 42 terza serie, mi sembra, di una decina d'anni fa, che quindi vuol dire che il pescaggio è garantito 2 metri, 2 metri e mezzo. Per noi sarebbe proprio così, però. Boh, basta, piccolo, tutto qua, non c'è altro. Un bel po' di case intorno. Vorrei far notare solo una cosa. Questi posti sono talmente turistici. Sulla spiaggia c'è il bancomat. È proprio sulla spiaggia. Guardate. Qui c'è il bancomat. Spiaggia. Bancomat. Messaggio dedicato a tutti quelli che navigano. Vi ricordate quando nel canale 68 non c'erano tutte queste app meteo su internet che danno tutte le meteorologia più precisa? Allora, in quegli anni si ascoltava il canale 68. Nel canale 68 c'era la signorina che diceva sempre mare di Alboran, mare di Alboran, mare di Alboran, che c'era sempre burrasche, c'era sempre un casino di vento, di mare grosso e compagnia bella. E tutti si domandavano, che cazzo è sto mare di... È questo. Questo qui è il mare di Alboran. Praticamente qui tra Gibilterra, la Spagna, il sud della Spagna e il nord del Marocco. È quasi ora di tramonto, di aperitivo. Ormai è partito. Mi sono fatta una dormita oggi tremenda, postprandiale come dice Mauro. Aperitiviamo in riva al mare. Oggi dormiamo vista mare. Guardate dove è parcheggiato Carletto, proprio a 3 metri dalla spiaggia, forse meno. Buongiorno amici, un bellissimo risveglio in riva al mare. Carletto è parcheggiato proprio qui e noi siamo fronte mare, giusto a pochissimi metri dal mare. La notte è stata molto tranquilla, l'unico rumore presente erano le onde, in quanto questa notte, anche ieri, c'è stato abbastanza vento e quindi si è alzata onda, si è alzato un po' di mare e il rumore delle onde è stato abbastanza impetuoso, però sicuramente non ci disturba per niente. Sono ormai le 10:30 del mattino, abbiamo un po' lavorato al computer stamattina e ora ripartiamo per proseguire lungo la costa, superiamo Marbella e continuiamo a scendere. Eccoci qua sulla spiaggia nuovamente, siamo arrivati a Cala Sardina, passato Marbella, siamo a una 60 circa di chilometri da Tarifa e un po' meno da Gibilterra e guardate dove è parcheggiato Carletto, c'è un bel parcheggio con altri camper. Ora sta uscendo il sole, Mauro cosa vuol fare? Il bagno. Temperatura col sole è buona, senza sole freschetta, però è già pronto. Secondo voi non approfitto della possibilità di fare un bagno nel mare di Alboran? Dopo che l'ho sentita per una vita nel canale 68, le burrasche, le minchiate varie, adesso ho la possibilità di fare un bagno nel mare di Alboran e lo faccio. Laggiù c'è la rocca di Gibilterra. Si vede quella montagna là di fronte. Ebbene sì, siamo vicinissimi al Marocco e all'Africa. Bagno nel mare di Alboran. Vi ricordo che oggi è il 30 di novembre e Mauro è in acqua. No, non è più fresca di quello che abbiamo avuto nei giorni scorsi.
Bella tonificante perché esci dall'acqua e tutto ti sembra splendido. Non ti fa perdere qualche chilo? Magari. Adesso andiamo a farci un barbecue. E allora anche in questa spiaggia ci siamo organizzati, ecco qua come ci siamo organizzati: BBQ, salsicciotte, vinello. Vinello cos'è? Un Ribegno Toro Jovn del 2022. Abbiamo conosciuto Danilo che è qui con noi, che lo salutiamo. Ciao Danilo. Ciao. Adesso questo è il nostro tavolino. Adesso mi si fredda tutto. No, adesso vedrai che mangiamo subito, quindi non c'è problema. Oggi è il 1° dicembre, dobbiamo scappare di corsa, sono le 8:30, è iniziato a diluviare. Problema che siamo in un posto, in questo parcheggio, con sabbia e terra sul fondo, quindi... E soprattutto è una conca che tende ad allagarsi facilmente. Guardate l'abbigliamento di Mauro in partenza. Dobbiamo partire un po' velocemente, quindi... o almeno spostarci nella parte alta, come minimo. Una piccola Venezia moderna, con questi canali, questo porticciolo con tutti i canali. Un porticciolo del mare di Alboran, vicino a Gibilterra, il porto di Sotogrande. Qui a Sotogrande hanno creato questi isolotti, non so se artificiali o comunque era una laguna, probabilmente sono tutti artificiali, dove hanno messo le case, i posti barca, ed è una caratteristica tipica turistica. Qualcuno potrà contestarla che è tutto artificiale, un po' alla Paul Grimaud, davvero, che non è una brutta cosa, ecco, carino, io lo trovo carino e estremamente valido da un punto di vista turistico. E questa qui è la parte esterna delle isolette dove sono ormeggiate le barche, quindi non essendoci ponti, ma i ponti sono solo sulla parte interna per far arrivare le auto, praticamente ci si può arrivare anche con le barche a vela. Qui siamo 1,5 miglio abbondante all'interno del mare, quindi diciamo che è estremamente riparato. Hanno creato un villaggio portuale veramente gradevole. Volevamo fare un saluto a 2 ragazzi, Mauro e Silvia di Cagliari, che ci hanno chiesto espressamente di salutarli. Ci seguono sempre con affetto, ci fa piacere che continuino a seguirci, mi raccomando, perché vi faremo emozionare, speriamo di farvi emozionare, un po' come ci ha fatto emozionare sempre anche la città di Cagliari. Siete di una città che a noi piace tantissimo. E ci torneremo in barca. Ci torneremo tra verso giugno e luglio insomma. Sicuramente. Un abbraccio grosso da Betty E Mauro. A presto, ciao. Ciao. Nella serie saluti, allora volevo salutare un nostro follower
Ciao Walter, naturista sesiano. sesiano. E un saluto a te che ci segui, ci fa sempre piacere che ci segui. Un bacione grande, a Ciao, presto, un bacione ciao. grande, a presto. Siamo in Andalusia e Spagna. Questo... Aspetta, fai passare la macchina. C'è traffico, dai. Stoppa un attimo, dai. Sborta quel coso lì che andiamo, dai. GoPro arresta video. GoPro arresta video. Ma sei scemo. Come si chiama questo porto? Il porto di Sotogrande.